E benvenuto in questo nuovo video. È arrivato Terry Correia, adesso è ufficiale, è un elemento che va ad aggiungersi al reparto degli esterni, quindi andremo a fare, intendo farlo se riesco, insomma, per tutti gli acquisti ufficiali, ecco. Prima cerco di non andare subito a fare l'analisi tecnica di un giocatore di cui si è solo vociferato. Questo è il giocatore invece Correa l'abbiamo preso, quindi ha senso farlo, ha senso capire che tipo di giocatore siamo andati a prendere, quindi considerazioni tecniche, poi vado alle considerazioni del tutto personali mie e poi insomma due conclusioni. Appunto, come vi preannunciavo, è un elemento che va ad aggiungersi al reparto degli esterni perché di fatto nel Valencia era un terzino destro, è una classe 99, 27 anni, da noi verrà appunto non per fare il terzino, ma per fare l'esterno, insomma, andiamo con stroppa, no? Quindi si inserirà nel 3-5-2 e nell'idea dovrebbe essere appunto un esterno destro, piede destro per l'appunto, 1,76 di altezza, diversi infortuni questa stagione, qua vado a leggere perché sono diversi, sono tre in particolare. Inizio stagione veniva da una rottura del legamento crociato, a metà stagione un altro infortunio, questa volta muscolare, e a fine stagione ancora infortunio muscolare. Quindi diciamo che i tanti infortuni l'hanno un po' bloccato, l'hanno sempre un po' bloccato, ma in generale non la scorsa stagione, anche proprio negli ultimi anni e da qua alcune critiche all'acquisto del giocatore che vengono anche dagli stessi un po' tifosi del Valencia, qualcuno ci ha commentato su Twitter, su X, dicendo appunto, siccome lo conoscono sicuramente meglio di noi, l'hanno avuto per più tempo, semplicemente un po' ci hanno detto questo, insomma, che è stato più dentro, più fuori che dentro, dal punto di vista proprio fisico, ecco, non ne aveva. La scorsa stagione, appunto, 24 presenze e due soli assist, quindi sì, i numeri offensivi non sono così esaltanti, sicuramente questo va messo in conto. E andiamo appunto a parlare un po' più tecnicamente del giocatore, del tipologia di caratteristiche che porta alla squadra. Per me, allora, la sua qualità principale è sicuramente l'essere molto rapido, l'essere esplosivo atleticamente. Ha un'ottima accelerazione dalla sua, grande progressione palla, palla al piede, ottima conduzione palla, dà profondità, ovviamente viste le sue caratteristiche, utilissimo quindi, appunto, visto come ve l'ho descritto, è utilissimo soprattutto quando c'è spazio da attaccare alle spalle della difesa avversaria. È un giocatore, appunto, proprio per queste caratteristiche, ottimo in transizione, capace di coprire bene tutta la fascia, capacità tecniche discrete, non vado a dirvi scarse o eccellenti, discrete, una via di mezzo perché appunto è un esterno un po' più adatto alla transizione, alla fase di transizione che a costruire, quindi appunto alla fase di costruzione, non avendo per me dalla sua capacità tecniche palla al piede devastanti, ecco, non avendo, cioè non è la sua qualità principale semplicemente. Non è che dico che non sa calciare, calma, dico che semplicemente spicca in altri fattori, appunto come la rapidità, l'esplosività atletica e questo insomma. A volte, un po' per dire anche qualche contro, da quanto ho capito è andato in difficoltà nelle letture difensive, cioè in particolare nel posizionamento difensivo, però dal punto di vista invece difensivo, positivo, ecco, è bravo nell'uno contro uno, appunto credo, insomma, ritengo grazie alla sua rapidità che riesce un attimo ad arginare i pericoli offensivi avversari, appunto perché è difficile da saltare sicuramente, visto la sua rapidità, di certo in velocità non lo superi, ecco, perché è assolutamente una qualità che ha. Considerazioni personali, questo è un po' il giocatore dal punto di vista tecnico, brevemente, considerazioni personali. A 0 per me è una buona opportunità, è un'ottima opportunità. Prendi innanzitutto un giocatore che comunque ha esperienza, grande esperienza anzi, in Liga spagnola e per una neopromossa per me non è mai banale comunque. Da terzino, come vi ho detto, è andato spesso in difficoltà a livello difensivo, ma ritengo che in un sistema magari
a 5 come il nostro, come da noi, questi limiti potrebbero essere un po' compensati. Non dico che scompaiano, però comunque un minimo arginati sì. Ma devo dire che proprio per le sue qualità che vi ho anche descritto, no, mi sembra proprio più adatto a fare il quinto di centrocampo piuttosto che fare il terzino destro in un sistema appunto a 4, che insomma ti mette molto più in difficoltà dal punto di vista difensivo. Da noi quindi secondo me sarebbe proprio perfetto nel 3-5-2 stroppiano, ecco. Per me, ecco, può anche rivelarsi un'arma importante, per questo pensiero totalmente personale, fatemi sapere dopo cosa ne pensate. Più che un titolare, io lo vedo come un subentrante, magari anche fisso, ma a gara in corso, perché grazie alle sue qualità atletiche, per me nei finali di partita può rivelarsi veramente, efficace, devastante, no, ehm, perché appunto può distruggere le difese avversarie quando l'avversario è un po' più stanco. Metti un giocatore che ha quella rapidità, quell'accelerazione lì, ti fa male, capito? È difficile da gestire. Credo che facendolo giocare magari anche tra l'altro non da titolare, altro punto in più a favore della mia tesi, magari visti tutti gli infortuni che ha visti quest'anno, che ha avuto negli scorsi anni, magari farlo giocare come subentrante ma fisso, lo riusciresti anche un attimo a preservare dal punto di vista fisico, perché appunto non è mai stato, da quanto si apprende, un giocatore integro dal punto di vista fisico. Poi, se Stroppa valuta, lo ritiene idoneo, perfetto per giocare anche dal primo minuto, lo ritiene quindi di conseguenza un titolare, perfetto, cioè va benissimo così, decide il mister. Io ho questa visione qua sul giocatore, perché magari mi dà meno equilibrio se lo schiero titolare subito, e quindi può essere un malus dal punto di vista almeno difensivo, offensivo anche no, perché comunque è un giocatore forte, però magari io che lo vedo comunque come un esterno destro e in quella posizione ritengo che Eno vada benissimo e conosce meglio i meccanismi, tra l'altro anche tattici, del calcio di stroppa, sia meglio tenere Eno quindi come titolare per poi mettere lui, credo, sulla fascia destra. Non vorrei vederlo schierato sulla fascia sinistra, che rientra sul destro, perché secondo me è una soluzione che non va bene, almeno per il 3-5-2 è una soluzione che non mi piace, però gusto totalmente personale, analisi totalmente personale. E quindi sostanzialmente lo vedo, questa è la mia visione sul ragazzo e sul tipo di impiego che dovrebbe avere da noi. Quindi per riassumere, che tipo di giocatori siamo andati a prendere? Allora, sicuramente a questo punto terzino, ma da noi esterno destro, di grande atletismo e progressione palla, ideali per le situazioni soprattutto di transizione e attacco alla profondità, quando c'è spazio al di là delle difese avversarie, c'è spazio da attaccare, però attenzione perché comunque va tenuto d'occhio, va preservato dal punto di vista fisico, va gestito. Ecco, però devo dire che a zero un giocatore così, con queste caratteristiche peculiari, per me è un acquisto che vale la pena. È un giocatore che vale la pena avere in rosa, su cui vale la pena puntarci e poi valutarlo, vedere se fa il caso nostro. Comunque non è un giocatore finito dal punto di vista anche semplicemente anagrafico, solo cioè non è un ragazzino, ma comunque a 27 anni è nel pieno, volendo, no, della carriera. Tutto da valutare quindi sul campo, però sono fiducioso. Fatemi invece sapere voi se siete fiduciosi sul suo acquisto, che se vi ha convinto la mia descrizione dal punto di vista tecnico, se vi lascia perplessi, insomma se avete dei dubbi sul ragazzo, fatemi sapere tutto qua sotto. Grazie per aver seguito ovviamente il video fino a qui. Vi ringraziamo tantissimo come sempre e sempre Forza Venezia e sempre Forza Unione.